Come disse Clinton, c'è un governo dentro al governo e io non ne ho il controllo. Ecco, e se ci fosse una chiesa dentro la chiesa? Hai mai sentito parlare dell'Opus Dei? Ebbene, non parliamo di una becera teoria del complotto, ma di una vera e propria prelatura della Chiesa romana ufficialmente riconosciuta. Nel corso della sua storia, l'Opus Dei è stata criticata da più parti, spingendo i giornalisti a descrivere l'Opus Dei come la forza più controversa della Chiesa cattolica e il fondatore José María Escrivá come una figura polarizzante. Ebbene, oggi vi parlerò di un qualcosa di totalmente sconosciuto, di una vera e propria chiesa dentro la chiesa, di un'organizzazione dal potere smisurato che si è spesso trovata al centro di numerose controversie. All'interno dell'Opus Dei ci sono varie classificazioni di adesione, chiamiamole così, che identificano i membri, un organigramma interno ben definito che ci aiuta a capire i vari ruoli della casta. Ci sono i soprannumerari, uomini e donne sposati con una carriera che non sono preti, e attualmente è la categoria più numerosa. I soprannumerari dell'Opus Dei rappresentano il 70% del totale. I numerari, membri celibi che si danno in piena disponibilità per gli impegni ufficiali, formazione dottrinale e fornitura di personale interno al governo dell'Opus Dei. Gli assistenti numerari, ramo femminile dell'Opus Dei che ricopre varie cariche amministrative. Gli associati, ossia fedeli che assumono uno o più incarichi apostolici nell'attività di coordinamento. Il clero della prelatura dell'Opus Dei, di cui fanno parte i sacerdoti. La società sacerdotale della Santa Croce, cooperatori vari e altre figure. Le critiche all'Opus Dei si sono incentrate su accuse di segretezza, scandali finanziari, e non solo, capiamoci al volo, metodi di reclutamento controversi e aggressivi, regole rigide che governano i membri, elitarismo e misoginia. Sostengono o hanno preso parte diretta o indiretta a gruppi autoritari di destra come il regime della Spagna franchista, eseguono la mortificazione della carne, andatevi a cercare di che cosa si tratta, e molto altro ancora. Ma che cos'è l'Opus Dei? Perché non è facile capirlo. L'Opus Dei, signori, è un'istituzione della Chiesa Cattolica, interna alla Chiesa Cattolica, riconosciuta dal Papa, i cui membri, maggiormente laici e quindi cattolici ma non appartenenti allo Stato ecclesiastico, cattolici totalmente indipendenti, cercano di attuare gli ideali cristiani nelle loro occupazioni e nella società in generale. Insomma, gente di altissima estrazione sociale che fa gli interessi della Chiesa. È praticamente una chiesa dentro la chiesa, un'istituzione interna ufficialmente riconosciuta che opera in vari modi. L'Opus Dei è composto da laici e da sacerdoti secolari sotto il governo di un prelato eletto da membri specifici e nominato dal Papa. L'Opus Dei è un'opera, infatti internamente fra le fila vaticane viene chiamata l'opera. È stata fondata in Spagna nel 1928 dal sacerdote cattolico José María Escrivá e ha ricevuto l'approvazione definitiva dalla Chiesa nel 1950 da Papa Pio XII. E parliamo letteralmente dell'istituzione interna alla Chiesa più influente di sempre. Papa Giovanni Paolo II ne ha fatto una prelatura personale negli anni '80 dopo che l'Opus Dei, alcuni membri dell'Opus Dei, Theodore McCarrick e Martial Maciel, salvarono la Banca Vaticana con $250 milioni. Che caso, vero? Parliamo di un'istituzione interna alla Chiesa che totalizza un insieme di 95.000 persone in giro per il mondo e che è in grado di esercitare pressioni a vari livelli sulla scala sociale. Associati all'Opus Dei e quindi ad aggiungersi al dato delle 95.000 persone ci sono i sacerdoti della cosiddetta Società Sacerdotale della Santa Croce dell'Opus Dei, che attenzione, non è un altro modo per chiamare l'Opus Dei. No, ma è un'associazione di sacerdoti diocesiani cattolici integralmente unita alla prelatura dell'Opus Dei.
Come avrete capito, quindi, parliamo di un'istituzione che si ramifica e che allunga le sue spire in ogni parte del mondo. Da alcune stime, i membri dell'Opus Dei, spesso indipendenti che vivono nelle proprie case, sono presenti in circa 90 paesi. Non sono preti cattolici che vivono in Vaticano, chiaro? Sono laici che ricoprono varie cariche e operano su vari livelli. È proprio questo che rende così potente questa istituzione, no? L'Opus Dei è comunque un'organizzazione della Chiesa Cattolica e in quanto tale risponde al Papa e condivide le dottrine della Chiesa Cattolica. Ciò significa che è un braccio attivo del Vaticano. Non sono qui per parlarvi della sua dottrina, c'è molto da leggere, ci sono libri infiniti in merito a questa istituzione, ma volendo riassumere, l'Opus Dei sottolinea la chiamata universale alla santità e sottolinea la convinzione che tutti dovrebbero aspirare ad essere santi. Sì, talmente santi che nel 2005 l'Opus Dei ha pagato $1 milione di risarcimento per coprire e scagionare John McCloskey, noto volto televisivo e prete americano accusato di gravi abusi, capito? No? Talmente santi e fuori dagli scandali politici ed economici, come dicono i portavoce, che Gotti Tedeschi, il banchiere italiano che dal 2009 al 2012 ha ricoperto l'incarico di presidente della Banca Vaticana, guarda caso, fa parte dell'Opus Dei. Gotti Tedeschi, uomo chiave, signori, uomo chiave che durante l'inchiesta alla Procura di Napoli rivelò di temere per la sua vita. Marco Lillo, sul Fatto Quotidiano nel giugno 2012, racconta che, insomma, dagli atti dell'indagine è possibile intravedere un mega scontro titanico fra l'Opus Dei e i Cavalieri di Malta, altra associazione potentissima, per contendersi l'influenza sulle finanze vaticane. Racconta anche che Gotti Tedeschi è un uomo chiave del sistema Opus Dei, consigliere dell'Alerion dell'Opus Dei Pippo Garofano, socio del fondo F2I di Vito Gamberale, del quale Gotti è consigliere. Racconta inoltre che Gotti, a partire dagli anni 90, è il rappresentante in Italia del Banco Santander di Emilio Botin, banchiere potentissimo legato, anche per via di una sorella, all'onnipresente Opus Dei. Dove allunga le mani questa istituzione a livello finanziario e politico con il Vaticano, nessuno lo sa. Roveraro, cari signori, è stato un banchiere italiano molto famoso, fondatore dell'Acros Finanziaria. È diventato, negli anni '80, uno dei protagonisti assoluti della finanza italiana, introducendo i primi fondi comuni di investimento e dando vita ad un modello di capitalismo diffuso. Come avrete intuito, altrimenti non ne avrei parlato, era membro dell'Opus Dei, pensate, dal 1963, e fu per diversi anni il presidente della Fondazione RUI, istituzione che sovrintende ai collegi universitari dell'Opus Dei. Io vi dico solo questo, ok? Poi approfondite, perché qui non posso davvero dire tutto, ma approfondite. Il 5 luglio 2006, tornando a casa da un incontro di formazione spirituale e di preghiera organizzato dall'Opus Dei per i suoi membri, venne rapito e ucciso. Venne ritrovato vicino a Parma il 21 luglio 2006. Per oltre 2 anni, gli inviati del Sole 24 Ore Mincuzzi e Oddo hanno ripercorso la vita di Gian Mario Roveraro e studiato i rapporti d'affari ed economici con l'Opus Dei e il Vaticano, e dall'inchiesta nacque un libro, Opus Dei, il segreto dei soldi, dietro i misteri dell'omicidio Roveraro. Vi consiglio di leggerlo, signori, perché questo libro tenta di far luce sui tantissimi interrogativi che ancora avvolgono l'omicidio, ma anche sulle relazioni tra i protagonisti, nonché sul coinvolgimento diretto o, insomma dai, indiretto della prelatura personale dell'Opus Dei attraverso l'enorme galassia di società controllate da uomini dell'Opus Dei che hanno intrecciato le loro vicende con l'attività di Roveraro e che gestiscono, su mandato dell'Opus Dei, un ingente patrimonio immobiliare.
Dal 1991 sono numerose le accuse che sono state mosse all'Opus Dei. I critici accusano l'organizzazione di mantenere un grado di controllo estremamente elevato sui suoi membri e di praticare quello che viene chiamato reclutamento aggressivo. Molti sociologi e psicologi hanno identificato nel reclutamento dell'Opus Dei meccanismi fuorvianti. Nel 2006 l'Opus Dei è stato accusato di aver utilizzato una tecnica di reclutamento chiamata love bombing, in cui i potenziali membri sono inondati di adulazione e ammirazione da parte dei membri dell'organizzazione per invogliarli ad unirsi, e sempre nel 1991 è nato l'Opus Dei Awareness Network, un'associazione benefica che mira a fornire informazioni e critiche sulle pratiche del gruppo dopo che una madre di un membro dell'Università di Harvard ha denunciato il fatto che secondo lei la prelatura avrebbe separato sua figlia dalla sua famiglia in maniera forzata. I critici accusano l'organizzazione di mantenere un grado di controllo estremamente elevato sui suoi membri. Alcuni ex membri affermano che i direttori dell'Opus Dei leggevano in passato le lettere fisiche dei membri e a vario titolo la posta elettronica personale, ma l'accusa più determinante è quella relativa alla segretezza. Non ho scritto casta segreta a caso nel titolo. L'Opus Dei infatti è un'organizzazione potente e segreta con membri che ricoprono alte cariche politiche, economiche ed ecclesiastiche in tutto il mondo. L'Opus Dei non rivela alcun dettaglio delle sue finanze, mantiene un alto grado di controllo sui suoi membri e censura pesantemente le loro letture dividendole in appropriate e non appropriate. Quelle che secondo il primo Jimmy prete a caso dell'Opus Dei non sono appropriate non verranno mai rivelate. A causa della sua segretezza, il gesuita Vladimir Ledochowski definì l'Opus Dei come una forma di massoneria bianca interna alla Chiesa. E questo signore non era Jimmy il prete a caso, ma bensì il generale dell'ordine dei Gesuiti dal 1915 fino alla sua morte, 50 anni. L'Opus Dei non pubblica gli elenchi dei suoi membri e i membri stessi, generalmente, non rivelano pubblicamente di far parte dell'organizzazione. Secondo la sua Costituzione del 1950, ai membri è vietato di rivelare la loro appartenenza senza l'espressa autorizzazione dei loro superiori. Questa pratica ha portato a speculazioni dilaganti su chi possa o meno essere un membro dell'Opus Dei. Allo stesso modo, la Costituzione del 1950, cari amici, proibiva persino di rivelare quante persone fossero membri della casta. Inoltre, i critici affermano che l'Opus Dei è molto riservato per quanto riguarda le sue attività. Gli oppositori citano il fatto che l'Opus Dei spesso non rivela direttamente le sue relazioni con molte delle sue istituzioni finanziarie e infatti i membri di altissimo livello in ambito economico si sono rivelati, sono venuti fuori solo a fronte di numerosi scandali. La sua Costituzione, risalente al 1950, aprite bene le orecchie, recita come segue. Queste Costituzioni, istruzioni pubblicate e quelle che in futuro potranno essere pubblicate e le altre cose relative al governo dell'istituto non siano mai rese pubbliche. Anzi, senza il permesso del padre, quei documenti che sono scritti in lingua latina non possono essere tradotti in altre lingue. E allo stesso modo, cari signori, non si sa niente nemmeno in merito alle sue finanze e quindi nessuno, in pratica, sa quanti soldi ha l'Opus Dei. Sembra un film di stampo complottista e invece è la pura realtà dei fatti. Organizzano vari incontri e solo i membri che si occupano di mantenere un altissimo grado di segretezza possono accedervi. I critici hanno sostenuto che lo status unico dell'Opus Dei come prelatura personale all'interno della Chiesa le conferisce, insomma, troppa indipendenza. Secondo alcuni, l'elevazione dell'Opus Dei allo status di prelatura personale consente a tutti i suoi membri di svolgere i propri affari quasi indenni dalle critiche o dalla supervisione dei vescovi. L'Opus Dei ha una tale autonomia, cari signori, che per moltissimi studiosi in giro per il mondo è diventata essenzialmente
Una chiesa nella chiesa. E tu, che idea ti sei fatto? Che cosa ne pensi di tutto questo? Mi raccomando, fammelo sapere lasciando un commento a questo video e se vuoi che approfondisca questo tema con una seconda parte, lascia adesso un like a questo video. Like adesso per la parte 2. Per oggi, cari signori, è davvero tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e se è così, dimostrami il tuo supporto iscrivendoti al canale, lasciando like al video e condividendo sui tuoi social. Fate arrivare questa roba a tutti, signori, massima condivisione. Vi abbraccio, vi ringrazio per essere stati con me e noi ci vediamo come sempre nel prossimo episodio. Adieu!